e lo spettatore, un po' come se non ci fosse lo schermo a separarci l'uno dall'altro. In questo video vorrei raccontarvi un pochino i principali motivi della mia assenza negli ultimi mesi, come mai i video escono così raramente, e nel frattempo
domani spedirò 2 ordini, di cui uno andrà a Milano e l'altro invece andrà in Sicilia. E settimana prossima spedisco un pacco con una borsetta all'interno che andrà in Israele, pensate un po'. Quindi le spedizioni le faccio un po' in tutto il mondo, direi. E sono davvero 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 contenta di questo, perché vi dico la verità, nel lungo andare ho capito che YouTube, per quanto sia bello avere la mia community che aspetta i miei video, è anche un po' stancante a volte, nel senso che l'idea di mettermi sempre in mostra il mio viso, proprio anche fisicamente prepararmi e creare nuove idee che vuoi o no verranno, diciamo, messe in mostra, che siano dei video chiacchiericci o che siano dei video più elaborati come dei roleplay. Non so, a volte mi annoiava proprio l'idea e scappavo un po' dal registrare i video, come ancora purtroppo mi capita fare, e quindi più spesso pensavo al fatto che mi piacerebbe davvero, ma davvero tanto, avere un qualcosa che mi permette di lavorare senza il mettermi troppo in mostra al pubblico. Quindi, banalmente parlando, un qualcosa che posso fare anche in pigiamata e struccata, come le borsette appunto, perché ovviamente le mie borsette, la maggioranza di esse le ho create appunto struccate in pigiamata, proprio l'idea di non dovermi per forza mostrare è un qualcosa che mi mancava tanto. Questo non toglie il fatto che io sono contentissima di registrare questo video per voi adesso, non solo per sponsorizzare il mio nuovo progetto, le mie borse, ma proprio il condividere con voi un qualcosa che fa parte della mia vita
in quello che stavo facendo, e devo dire che questo ha complicato molto anche il lato, diciamo, del regime della mia vita, perché c'erano certi giorni in cui mi riducevo al non dormire quasi, oppure al dormire ma davvero davvero molto poco, perché andavo a letto a volte anche alle 6 del mattino, proprio perché, essendo anche una persona che soffre un po' di mania di perfezionismo, volevo concludere per forza. E devo dire che, per quanto sia stato stressante per il mio corpo, emotivamente parlando, questo mi ha resa tanto felice, perché finalmente ho provato quella passione, quella voglia di fare, che diciamo che è da un po' che ho sepolto, perché avendo un canale YouTube da ormai tantissimi anni non mi era più nuovo, e quindi lo facevo ormai con l'idea che so cos'è e so come andrà a finire, perché so quali sono le mie potenzialità nell'ambito, e quindi diciamo che ero più tranquilla nel portare avanti il canale YouTube. Invece con queste borsette mi sono proprio messa alla sfida, perché non vi dico la difficoltà nell'imparare a farle, la difficoltà nel capire come si creano i determinati passaggi, e in generale come si crea una borsa in perle realizzata interamente a mano. È stata proprio un'avventura per me, una sfida vera e propria con me stessa, e io ce l'ho fatta. Quindi diciamo che mi sono assentata un po' per questo motivo, perché ero proprio totalmente immersa in questa cosa, e sono molto grata a voi che avete avuto anche la pazienza di aspettarmi e di comprendere la difficoltà di questa cosa. Appunto, ovvio che non è che nessuno mi ha costretto a farlo, sono stata io a scegliere, però sono contenta appunto che mi avete supportata tanto, e molti di voi si sono già affidati e hanno ordinato le loro borsette, e io con tantissima cura alcune ho già realizzato e andrò a spedirle domani, altre invece le realizzerò in questi giorni. E devo dire che chi le ha ordinate entro il 1° dicembre è stato molto fortunato, perché sul mio profilo era attivo lo sconto del 15%, e quindi le persone che sono riuscite ad ordinare le mie borsette entro entro il 1° dicembre hanno usufruito di questo sconto del 15%, cosa che devo dire è molto invitante, perché sempre gli sconti sono invitanti. E insomma, è stato un duro lavoro che ha richiesto tanto tempo, tanta dedizione, tanta cura, e
così da semplificare un pochino per i miei clienti il fatto di ricordarsi appunto i nomi dei modelli e differenziarli bene l'uno dall'altro. Quindi ecco, vorrei mostrarvelo adesso e nel mentre che finisco un attimino di farmi la base, il contouring, vi racconto un pochino l'avventura che ho avuto con questo modello di borsa, nel senso che quando ho ordinato le perline pensavo di averne ordinate abbastanza per completare appunto questa borsa, ma in realtà me ne mancavano un po' e allora ho riordinato sempre dallo stesso fornitore, sempre la stessa colorazione di perle, e però purtroppo quando mi sono arrivate, quando mi sono messa appunto al lavoro con le nuove perline, ho realizzato il fatto che alcune perline avevano una sfumatura più verde colore erba, mentre la mia borsa, l'idea era quella di realizzarla con un verde smeraldo. E allora lì stavo per innervosirmi perché mi sono detta: e adesso come faccio? Perché vuoi o no, ma si vede che la tonalità è leggermente diversa. Allora, dopo, concedendomi qualche attimo di minuto per riflettere, sono arrivata alla conclusione che voglio uscire dalle mie righe, perdere un po' il mio controllo e affidarmi al destino e creare un qualcosa di nuovo, creare un qualcosa che magari non ho ben chiaro in testa, ma mi sono affidata un po' alle mie mani, alle mie conoscenze istintive corporee. Il corpo ha fatto e devo dire che è uscito fuori un capolavoro, perché innanzitutto le due sfumature di verde sono molto simili tra di loro e si abbinano tantissimo l'uno all'altra. Come seconda cosa, sono riuscita a creare una sfumatura e un design unico, davvero speciale, che reputo veramente favoloso. Questa borsetta è ancora disponibile per chi fosse interessato e la colorazione ovviamente è limitata, con una buffa storia dietro appunto. Quindi per chi fosse interessato
media. Ovviamente è dotata di bottone magnetico, come tutte le mie borsette, e all'interno la borsetta è foderata con una fodera realizzata a mano. Di un colore verde spettacolare che si abbina perfettamente alla borsetta. Volendo è possibile personalizzare anche la fodera e aggiungerci anche un taschino. Ai lati della borsetta potete trovare questi doppi anelli realizzati in colorazione argento, ma in ogni mia borsetta potete personalizzare anche le rifiniture, quindi utilizzarle dorate piuttosto che argentate o viceversa. E questi anelli ai lati ti permettono di rimuovere il manico in perle, che adesso vi mostro abbastanza velocemente senza perdere troppo tempo. Ecco qua. Stessa cosa fate anche dall'altro lato, e al posto del manico potete inserirci la catenella, ma devo dire che io la apprezzo tantissimo anche con il manico in perle. Adesso voglio reinserire di nuovo l'anellino per risistemarla com'era. Ecco qua. E quindi questa è la mia ultima creazione. Come dicevo, è disponibile per l'acquisto, quindi chi fosse interessato potete scrivermi in DM sul mio profilo del brand. Ovviamente è personalizzabile, quindi chi fosse interessato può richiedermela in altre colorazioni e con altre rifiniture, se preferite. Quindi ecco, è stata un po' un'avventura creare questa borsa, ma devo dire che sono più che soddisfatta del risultato. Neanche mi aspettavo che venisse fuori così bene, e invece devo dire che molto probabilmente è la mia borsa preferita della mia collezione di borse in perle artigianali. Quindi ecco, come avrete potuto capire dalla lunghezza di questo discorso, ma non del nuovo modello, in generale delle borse in perle artigianali che realizzo io, è una cosa a cui tengo particolarmente, che mi piace davvero tanto, e quindi mi sono un po' dedicata negli ultimi 2 mesetti appunto a questo progetto. E adesso che l'ho lanciato, che ormai sto un po' entrando appunto nel ritmo di questa cosa, mi voglio dedicare
esaurita o esaurito, credimi, la lavastoviglie serve come anche un buon frigorifero. Cioè io personalmente, essendo che molto spesso sto in cucina, punto primo perché mi piace, punto secondo perché diciamo che nella nostra coppia sono un po' più l'addetta alla cucina, ma questo non per sollevare il discorso che l'uomo deve cucinare e la donna, insomma, bisogna scambiarsi i ruoli, è ovvio. Però vi dico, molto spesso non mi pesa cucinare, cioè è proprio una mia scelta, perché mi piace, mi rilassa e poi aggiungo anche un tocco personale. Non mi fido molto, nel senso che a volte ho la sensazione che se cucino io è tutto più semplice, perché punto primo io so quello che devo fare in cucina, lo faccio proprio senza pensarci, a volte sono le mani da sole che fanno. Mentre se chiedo al mio ragazzo, vuoi o no, comunque viene a chiedermi: amore, ma questo come si fa? Ma questo dove lo trovo? Questo dove lo devo mettere? Quindi a volte mi dico, piuttosto che creare questo ulteriore stress per me, vado io e cucino, soprattutto perché devo dire che, dovuto il fatto che ho scombussolato molto il mio regime negli ultimi mesi, a volte mi riducevo all'andare a dormire alle 4 del mattino e a svegliarmi il giorno dopo alle 12. Il fatto di sapere che io a una tot ora devo cucinare mi fa bene, perché è come se impostassi nel mio cervello una sorta di regime, una sorta di orario entro il quale io devo aver mangiato e devo mettermi a cucinare. Quindi devo dire che è molto utile nel mio caso, però è ovvio che ogni tanto lascio spazio anche al mio ragazzo. Infatti l'altro giorno mi ha cucinato una piadina che, ragazzi, io glielo dico sempre, è la piadina più buona di sempre, cioè è speciale, oltre al fatto che te la fa la persona che ami, proprio è buona ed è alternativa, perché noi la facciamo con gli hamburger di pollo, quelli che trovate alla Coop nella sezione Viri Verde, e vi dico che è veramente squisita. Il mio ragazzo ci mette lo stracchino, un po' di lattuga, pomodori, che tra l'altro lui condisce a parte, cioè fa a parte una sorta di insalatina di pomodori con all'interno, presumo, sale, pepe e olio, e solo dopo lo mette all'interno della piadina. I pomodori si insaporiscono molto, rilasciano questo succo naturale e si crea proprio un'esplosione di gusti squisiti. Poi il mio ragazzo in passato, avendo avuto un locale di famiglia, è spesso stato in cucina con la madre, e quindi ecco, diciamo che anche lui ha le doti da cuoco, ha anche fatto una scuola di cucina, solo che negli anni poi, con i tanti lavori e le cose
nascondere gli oggetti personali che mettete in borsa. E punto secondo, vuoi o no, rende il tutto molto più professionale. Quindi ecco, io avevo acquistato tempo fa su Amazon una macchinetta da cucire per i bambini, tipo al prezzo di 20 euro. Era letteralmente una scatoletta di tonno piccolissima, veramente misera, che all'inizio mi sembrava svolgesse il suo lavoro, ma quando ho iniziato ad utilizzarla nel lungo andare ho capito che ha un sacco di difetti, perché è una macchinetta che può andare bene per un lavoretto fatto così una volta in 6 mesi, aggiustare un jeans, ma per un lavoro come il mio, ovvero abbastanza fisso, come dire, e soprattutto che abbia efficienza, insomma che sia efficace e che il risultato sia valido, non mi andava più bene. Allora mia mamma ha insistito che io mi comprassi una macchinetta da cucire valida. Ho preso una macchinetta della Brother, si chiama così se non sbaglio la marca, che devo dire è favolosa. Ho anche chiesto a ChatGPT se vada bene per quello che devo fare. Ho guardato diverse varianti e questa qui era la migliore, tra l'altro era anche scontata per il Black Friday. E ragazzi, non vi dico l'importanza degli strumenti, non vi dico quanto sia importante avere degli strumenti per il vostro lavoro validi ed efficienti. E insomma nulla, questo per dirvi che investite assolutamente in voi stessi, investite nel vostro lavoro, nel vostro impegno, perché investirete anche nella vostra salute, diciamo così, perché vuoi mettere, tornare a casa e lavare un mazzo così di piatti, tutto stressato, stanco, con l'idea che ancora devi cucinare e mangiare qualcosa. Vuoi mettere e cucire con una macchinetta sgrausa, sapendo che entro domani devi completare tutto il lavoro e magari ti manca ancora un buon 30% di lavoro da finire, appunto. Cioè non è paragonabile al tornare a casa, avere i piatti
Alexa accende sia la stufa che le prese, la musica ha un audio ottimo, mi imposta le sveglie, i timer, cioè ho capito che a volte veramente mi devo affidare di più al destino e abbandonare questo mio controllo, perché anche quando il mio ragazzo mi ha detto che ha preso Alexa mi è venuto subito un po' da dirgli insomma, ma che fai, cioè perché? Ed ero un po' stimolata dal controllo, cioè non era un disaccordo e basta, cioè era proprio un voler fare come voglio io, ma questo in tutti gli ambiti della mia vita, cioè questo non è solo con Alexa. E insomma ho capito che a volte mi devo proprio fidare delle altre persone, fidare del destino, come ho fatto anche con la borsetta, al posto di incacchiarmi a morte, al posto di riordinare le perline, aspettare che mi arrivino, rimettermi al lavoro chissà quando. Mi sono un po' rassegnata, affidata al destino ed è uscito fuori un capolavoro. Tra l'altro, anche con le unghie di questo mese mi sono un po' affidata, nel senso che è molto banale l'esempio che vi sto facendo, magari può sembrare anche ridicolo, però queste unghie che vedete adesso non erano una mia idea, nel senso che io le volevo fare semplicemente un po' trasparenti, sempre di questa forma ma trasparenti, e quando gliel'ho detto alla mia estetista, lei mi ha detto tu stai tranquilla, ho già pensato io a cosa farti questo mese. Un attimino mi sono agitata perché ho detto oddio, che ansia, non ho il controllo della situazione, ma poi alla fine mi sono affidata e abbiamo realizzato questo baby boomer, ovvero lei ha realizzato su di me questo baby boomer di cui io sono follemente innamorata. Il mio ragazzo ha detto che devo fare tutti i mesi le unghie così e anche io ne sono follemente innamorata. Invece se avessi fatto le mie solite unghie un po' monotone, come dire, sempre uguali, sicuramente sarei rimasta felice perché avrei soddisfatto un po' la mia idea, però sarei rimasta anche nella mia comfort zone
l'ho realizzata su misura per un iPhone 14 Pro Max, visto che la borsetta originale Classy è molto molto piccola. È proprio un gioiellino, un accessorio stupendo, all'interno del quale però non ci sta l'iPhone 14 Pro Max, e la ragazza invece voleva farci stare proprio quello. Ho modificato un po' le misure, quindi questo per dirvi anche che ogni mia borsetta è personalizzabile su misura del vostro telefono, o comunque in base a quello che volete metterci dentro. E domani le vado a spedire. Sono davvero davvero felicissima. Sul mio profilo Instagram, Perlissima by Anastasia, ho già registrato un video in cui appunto le impacchetto e quindi si vede tutto il procedimento, tutta la cura che ci metto. E settimana prossima andrò a spedire una borsetta in Israele, che è sempre del modello Classy, però leggermente rimodificata, ovvero che ho realizzato un manico in perle rimovibile che puoi rimuovere e sostituire semplicemente con la catenella per cambiare look, e ho usato le misure della precedente borsetta che ho realizzato per la ragazza di Milano, quindi leggermente più grande, e all'interno ci sta davvero di tutto. Ho provato io a metterci un po' di roba dentro ed è favolosa, fantastica. E adesso ve lo voglio far vedere un attimino per rendervi partecipi di come questa borsettina Classy con le misure modificate e il manico rimovibile, che sostanzialmente è similissimo al modello Cat, perché anche nel modello Cat il manico è rimovibile. Conservo le mie borsette prima di venderle all'interno di questi sacchettini che metto sempre anche nel pacco, perché ci tengo che all'arrivo i miei clienti innanzitutto se la trovino protetta la borsetta, e in secondis sono contenta di poter appunto regalare questo sacchettino in stoffa, e dove appunto poi i clienti possono conservare le loro borse, conservare le loro borse. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, è stupenda. Quando l'ho realizzata e quando l'ho finita l'ho guardata e mi son detta: anche io voglio una borsa così. Infatti adesso mi ci metto e la farò anche per me. Devo dire che mi fa un po' strano l'idea di realizzare una borsa per me, perché quasi che mi sembra di perdere tempo. È stranissima questa cosa, però lo voglio assolutamente fare perché è favolosa.
quasi più da sera, così invece mi dà l'idea più da borsa da giorno. Quindi ecco, questa mi partirà per Israele. E poi vabbè, che dirvi ancora della mia vita nell'ultimo periodo. Continuo a fare le solite cose, continuo ad andare a Bologna dai miei genitori ogni tanto, perché per chi non lo sapesse io vivo nelle Marche con il mio fidanzato e una delle ultime settimane, nello scorso weekend se non sbaglio, lo abbiamo passato con i miei genitori che sono venuti qui da noi. Infatti ho messo anche qualche storia e abbiamo realizzato insieme i pelmeni, che sarebbero questa sorta di ravioli russi. Abbiamo passato dei momenti bellissimi in famiglia, sono veramente grata di avere questo fantastico rapporto con i miei e che sono riuscita, diciamo, a trasmetterlo anche insieme al mio fidanzato. Ecco, sono contenta che si è instaurato questo bel rapporto tra di me e il mio fidanzato e i miei genitori. Creiamo un bel quartetto. Ci divertiamo tanto insieme e abbiamo un rapporto molto vivo, molto comunicativo, molto anche amichevole su certi aspetti, appunto, con però anche tanto rispetto. Mio papà ammira tanto il mio fidanzato e molto spesso, quando mi capita a volte di lamentarmi o magari dire qualcosa sul mio compagno, mio padre lo difende sempre ma perché effettivamente sono stata fortunata nella mia vita, sia con i genitori che con il ragazzo, insomma sono felice e continuo appunto ad andare anche io a Bologna ogni tanto a trovarli, a trovare le mie carissime amiche a cui voglio tanto tanto bene. E che dirvi, ho conosciuto anche delle nuove persone e ho scoperto, ultima cosa che vi dico per oggi, che da Calzedonia vendono delle robe assurde, così, dal nulla. Visto che adesso è inverno e fa veramente freddo, ho scoperto che da Calzedonia vendono dei calzini in lana e cashmere che sono fantastici, cioè li indosso anche adesso per stare a casa. Leggings con all'interno una buonissima percentuale di lana e cashmere, sottilissimi ma caldissimi. Scaldamuscoli anch'essi con all'interno una percentuale di lana o cashmere. Ne ho già comprato a pacchi e ne ho regalati un po' anche a mia madre. Ho comprato dei calzini anche per il mio fidanzato che ha perennemente freddo. Ho comprato anche una sorta di leggings da mettere sotto le calze, effetto pelle. Ho comprato anche dei leggings in pelle con sotto però uno strato morbido tipo di pile, non so, un materiale caldissimo. E ho scoperto appunto questo nuovo negozio per me e grazie ad un'altra mia cara amica che vive in Veneto ho scoperto e ho realizzato il fatto che dovremmo fare molto più caso ai materiali di cui sono fatti i nostri vestiti. Per dirvi, adesso indosso questo Dolce Vita bellissimo che ho preso da Strada
piacevoli al tatto quanto questa maglietta, che sicuramente contiene anche una percentuale di viscosa, che già devo dire la viscosa va bene rispetto alla plastica, secondo me è meglio, che comunque è una cosa, un derivato naturale, ecco, diciamo così, che quindi già risulta un po' migliore per la pelle perché non trattiene tanto tutta l'umidità, tutto il sudore, non si impuzza neanche così tanto quanto magliette in plastica, che veramente a volte dopo 2 volte che ci sudi impregnano l'odore e non va più via. Scusate se siete particolarmente sensibili a queste cose, però essendo che sono un po' una donna di casa, nel senso che faccio anche le lavatrici e faccio caso anche a queste cose che secondo me sono utilissimi anche ai 19 anni, per dire, non solo ai 20-30 anni. E quindi insomma costavano decisamente di più queste magliette da intimissimi, cioè una maglietta quasi che mi è venuta a costare 40 euro, un dolce vita. Però ragazzi, punto primo, il caldo che trattiene, punto secondo, versatilissima perché la puoi mettere anche sotto, essendo che è tanto sottile, sotto un maglioncino, qualsiasi altra cosa. In generale comunque ti dura molto di più, una cosa ben fatta di un buon materiale. Questa qui invece dopo un anno di utilizzo mi ha già fatto pure un buco dietro, che vabbè, per l'amor del cielo, si può creare su qualsiasi capo, però secondo me anche le cuciture, insomma, in negozi come Stradivarius eccetera non sono proprio il top del top. Questo non per dirvi di smetterla di comprare capi da negozi come Stradivarius, Bershka, Zara eccetera. Ovvio, meglio di sì, sapendo anche quello che c'è dietro a questi vestiti, però di fare più caso ai materiali, anche perché è una cosa che mettete a contatto con la pelle. È importante per la pelle avere un contatto con un qualcosa di ben fatto, ecco, proprio anche per la salute vostra. Quindi ecco, diciamo che ho iniziato a fare più caso ai materiali dei miei capi che acquisto e sono molto grata a questa mia amica per avermi illuminato un po' questo mondo, perché effettivamente sto iniziando a fare acquisti più consapevoli e con materiali migliori. E vi devo dire la verità, un'altra cosa che ho scoperto, che molto spesso noi andiamo da Zara e Bershka perché visivamente calzano meglio, sono oggetti più stilosi, indumenti più alla moda, ma io sono andata dai cinesi a fare un giretto, ragazzi. A parte che praticamente tutto quello che c'è dai cinesi è viscosa, sì che non è un materiale caldo, nel senso che non è che scalda, però il tatto è tutta un'altra roba, cioè non senti la plastica, senti proprio il morbido della viscosa, e se frughi un po' trovi dei capi stupendi. Io mi sono comprata un maglioncino e dei pantaloni simili al tessuto dei maglioni per creare un po' questa tutina stile maglioncino, un po' questa tutina che risulta comoda ma stilosa, tutto in viscosa, cucito da Dio, boh, stupendo. Quindi veramente fateci caso, a parte che anche i prezzi sono un pochino più bassi, anche se pure i cinesi ormai sono di lusso, però veramente dateci un'occhiata, perché a volte potete trovare quel capo che fantastico, prezzo scontatissimo e alla fine buon materiale all'interno. Ovvio che sicuramente non sarà la viscosa che magari troverai da un negozio di lusso, magari una viscosa un po' più economica, come dire, lavorata in maniera più economica, però è pur sempre viscosa. E sempre parlando di questi completini stile maglioncino, ne ho trovato uno da Jommy, che sarebbe questa catena che c'è qui in zona da noi, o forse una catena proprio che c'è anche in Italia, non lo so sinceramente, però io l'ho trovata qui dove abito io e praticamente ci ho trovato un completino sempre stile maglioncino favoloso, cioè ragazzi bellissimo, ma costava 80 euro.
indossare cose comode e cose che mi fanno stare bene, e questi maglioncini con anche gli Ugg o comunque scarpe simili sono fantastici. E a proposito di Ugg, ho comprato un modello praticamente uguale della Skechers, ragazzi, ma sembra di avere dei cuscini ai piedi, è fantastico. Ho provato anche un po' in giro da Bata, in centro a Bologna, ma anche qui in zona da me, a provare gli Ugg, quelli di marca, scomodissimi, duri come la morte, veramente dentro sono durissimi come delle rocce, e io se proprio li voglio prendere vorrei prendere quelli un po' più spessi, ma sono durissimi, non mi piacciono affatto, non mi sono piaciuti, mi sono sembrati molto scomodi, forse dipende dal modello, dalla forma del piede, ma per me quelli della Skechers sono fantastici. Io li ho presi di un colore beige, ma un beige non caldo ma freddo, fantastico, adoro, bellissima tonalità, ma quasi quasi vorrei prendere quelli neri anche, e costavano all'incirca 60 €, quindi non sono proprio economici ma fantastici, anche perché la Skechers, se non sbaglio come marca, è una marca che è specializzata nella comodità del piede, e fanno anche delle suole in memory foam, che anche gli Ugg, questi qui che ho comprato della Skechers, hanno la memory foam e sono fantastici, quindi vi consiglio anche sulle scarpe di comprare cose comode, non solo che sono alla moda, perché sì, anche a me piacciono le cose alla moda, però forse preferisco quelle più comode. E qui parte la nonna che vive in me, la vecchiaia si fa sentire. Insomma ragazzi, penso di avervi aggiornato un po' su tutto, spero tantissimo di avervi resi partecipi di questo momento passato insieme a me, spero di avervi fatto compagnia stasera, e noi ci vediamo in un prossimo